È la notte del 10 settembre 1944. Un B-17 dell'855 gruppo bombardieri dell'USAF, con 9 uomini di equipaggio a bordo, vola sulle montagne del Piemonte occidentale. È partito da Algeri e sta trasportando viveri, armi e munizioni da paracadutare alle formazioni partigiane cunesi. Il suo nome è Miss Charlotte. Cara mamma, tra poche ore partirò per la mia prima missione. Sai bene che il giuramento che abbiamo fatto mi impedisce di scriverti cosa faremo e dove voleremo, ma voglio che tu sia fiera di me. Come navigatore avrò una grossa responsabilità in questo volo e nella rotta che seguiremo. Spero che tutti i mitraglieri, ma soprattutto Ernst, il nostro operatore radio che, come ti ho già scritto, arriva dall'Iowa, mi aiutino a seguire bene la rotta tracciata e ad arrivare sull'obiettivo. Nonostante sia settembre, qui in Algeria fa ancora molto caldo. Magari lì a Portland è già arrivata la neve. Ma più del caldo, quello che mi fa impazzire è la sabbia. La troviamo dappertutto, stamattina anche nel dentifricio. Partiremo verso le 7 di stasera. Quando riceverai questa lettera saremo già tornati e forse ripartiti 2 o 3 volte. Questo è il primo dei voli che mi separano dal ritorno in patria. Con 25 missioni ci si guadagna il congedo. Abbiamo appena dato il cambio all'equipaggio del capitano Pulis, ma un giorno toccherà a noi scendere a terra per l'ultima volta e tornare a casa. Spero che papà stia bene. Digli di non preoccuparsi e di non lavorare troppo. Prega per me e per Miss Charlotte. Io farò lo stesso per te, papà, Allan, Dorothy e Katie. Abbraccia tutti. Tuo, Ian. Per l'Europa quella notte di fine estate è rovente, incendiata dalla guerra. Ma lassù no. Quello che i coraggiosi piloti del B-17 devono affrontare nel buio è il gelido abbraccio di una tempesta di neve. Il sibilo del vento è assordante e le sue possenti raffiche fanno tremare il maestoso velivolo. Dai finestrini incrostati di neve gli uomini a bordo scrutano invano il buio che li circonda, alla ricerca di un indizio, un segnale, un riferimento. La rotta che stanno seguendo non è quella giusta, ma l'equipaggio ancora non lo sa perché non ha modo di verificare la propria posizione. L'aeroplano ha virato a nord troppo presto, imboccando la valle sbagliata. La Valpesio, il luogo dove i partigiani lo attendono, è molto più a est, è invisibile e irraggiungibile. Il forte vento peggiora la situazione, spingendo il velivolo sempre più fuori rotta, sempre più nel cuore della tempesta. Non c'è altra scelta. Bisogna scendere di quota, abbassarsi al di sotto delle nubi quel tanto che basta per identificare qualche punto di riferimento e calcolare la posizione. La visibilità è quasi nulla, le montagne sono alte e le nuvole basse. Perdere quota sembra un grosso azzardo, ma il Miss Charlotte ce la fa. Mentre gli oltre 3000 metri della cima Frappier e del Gran Cheiron gli scorrono accanto, l'aereo supera il passo Frappier indenne e si infila nella Valle Argentera. L'equipaggio è alla sua prima missione, ma sono uomini addestrati e capaci. Sanno leggere le cartine e decifrare l'ambiente che li circonda. E qualcosa non torna. Le cime che si aspettano di vedere non dovrebbero superare i 2500 metri, e invece, accanto a loro, scorrono giganti le cui vette si perdono nelle nubi. Come un maestoso e sconosciuto picchetto d'onore, la Ramier, il Pelvo e la Ciataniera a sinistra e il Giornalet, il Platas e la Rognosa a destra fanno ala al bombardiere. A bordo nessuno conosce quelle montagne, ma tutti ormai hanno capito di essere fuori rotta. Che fare? Tornare indietro? Oppure fare un ultimo tentativo per capire la posizione e impostare una nuova rotta per le valli cunesi? A un tratto il profilo delle montagne sembra abbassarsi. Le vette del furgone di cima del bosco, del Sis e dell'Alpet si vedono nitide sotto le nubi e indicano che la valle si sta aprendo, che c'è spazio a sufficienza per una virata. Sulla destra comincia a stagliarsi il profilo di un colle. È il Sestriere. Ed è lì che l'aereo si dirige e si mette a girare in tondo per tentare di identificare un luogo, un segnale, un riferimento. Ma è tutto inutile.
Il coprifuoco impone il buio più totale e l'equipaggio non riesce a capire la propria posizione. Da Vittorio Bianco, capitano della milizia di Stanza al Sestriere, al capo manipolo della milizia confinaria. Nella notte del 10 settembre un aeroplano non identificato ha sorvolato ripetutamente il colle del Sestriere. Allertato dal rumore del velivolo, sono uscito per cercare di individuarlo, ma ciò non mi è stato possibile a causa del buio e delle nuvole basse. Dopo 2 passaggi sopra l'abitato, il velivolo si è allontanato in direzione sud-sud-ovest, dove poco dopo La decisione non può essere che una sola: tornare ad Algeri e ritentare la consegna degli aiuti in un'altra notte, con condizioni migliori. Ormai la strada la conoscono e il Miss Charlotte si infila di nuovo nella Valle Argentera per ripercorrere la via dell'andata. Come un fumoso sipario le nuvole si sono abbassate, nascondendo il fondo della valle e il passo che l'aereo ha sorvolato all'andata. A un tratto sulla destra compare la dorsale della Ramier, che sbuca dalle nubi e, quasi volesse fare lo sgambetto, scende verso sinistra, stringendo la valle e tagliando la strada. Il Miss Charlotte la evita e comincia a riprendere quota, dirigendosi verso il passo Frappier. Ma la direzione non è quella giusta. Il pilota se ne accorge e corregge la rotta, puntando nuovamente verso il passo Frappier, ma ormai è troppo tardi. L'idea di Miss Charlotte nasce nell'estate del 2014, quando ho pensato che sarebbero stati 70 anni dall'incidente aereo in cui persero la vita questi 9 avieri americani che stavano arrivando sull'Italia proprio per aiutarci a ritrovare la libertà. Io avevo sentito parlare di Miss Charlotte quando ero ragazzino, perché 2 fratelli, Andrea e Carlo Müller di Genova, mi raccontavano della storia di questo aereo che si era schiantato in Valle Argentera venendo a paracadutare aiuti per i partigiani, ed era una storia che mi aveva sempre molto affascinato. In quell'estate del 2014, quando appunto sarebbero stati 70 anni da quell'incidente, ho pensato che sarebbe stato giusto e opportuno ricordare il sacrificio di quei 9 avieri. Inizialmente pensai ad una cerimonia civile e religiosa, e per questo presi contatto con il sindaco di Sauce di Cesana, Maurizio Beria, e Don Paolo Molteni per far celebrare una messa. Ma poi, per dare proprio senso a quella celebrazione, ho ritenuto opportuno andare a cercare chi aveva trovato e identificato i resti di Miss Charlotte nell'estate del 1992. E così mi sono imbattuto in Aero Relique, che è un'associazione francese che cerca di identificare i resti degli aerei alleati che hanno combattuto o che comunque sono precipitati o sono stati abbattuti durante la Seconda Guerra Mondiale, e in particolare in Christian Vigne, che è la persona che proprio ha identificato e trovato i resti di Miss Charlotte. Un giorno io, che stavo cercando un altro apparecchio che era caduto sul limone, mi cade in mano una lettera di John Mattison, che John Mattison era un meccanico ingegnere dove faceva parte Miss Charlotte. Io trovo questa lettera che mi danno al posto di frontiera di Limone, che non esiste più adesso, i carabinieri, perché lui aveva mandato delle lettere a tutti i posti militari che c'erano nelle frontiere delle Alpi, e con questa lettera mi metto in relazione con l'associazione con Mattison. Dopo un po' di tempo riceviamo una lettera di Mattison che dice: io ho raccolto dei documenti dei carabinieri che dice che nella notte del 44 del 10 settembre 44, vicino a Sestriere, su una montagna che si chiama Grand Mur, sarebbe caduto un apparecchio di notte. E lui ci dice: potete andare a verificare se sarebbe Miss Charlotte, perché noi avevamo già trovato altri apparecchi di questo squadro. Noi abbiamo detto: ma andiamo, vedremo cosa c'è sul posto, partiamo e poi si aggiusteremo.
Allora abbiamo deciso dopo non un anno, ma dopo 5 anni siamo partiti perché avevamo tanti altri apparecchi. Siamo arrivati a Sestriere. Prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati al posto dei carabinieri per chiedere delle informazioni. I carabinieri sono stati molto bravi, ma solo che non avevano niente di informazioni su questi apparecchi. Non sapevano neanche loro che c'era caduto un apparecchio militare aliato qua nella zona di Sestriere. Dunque, a questo punto abbiamo chiesto dove si trova il Gran Mule, ci hanno detto sulla cartina che il Gran Mule si trova fino in fondo della Valle Argentiera. Andate là e poi vedrete. Il tempo era brutto, eravamo stati di sera. Siamo saliti e abbiamo deciso di aspettare un po', di aspettare la mattina e abbiamo iniziato a fare il campamento. Quando abbiamo fatto il campamento, le tende erano finite, ho detto io non tengo più, vado a vedere se trovo questo apparecchio, perché non avevamo visto niente pezzi. E mi metto a salire la montagna, non sapendo dove non andare, perché faceva buio, quasi iniziava alla nebbia. C'era ancora della neve, eravamo a luglio del 92 e salgo, a un certo punto come arrivo sulla cresta mi esce un lupo davanti a me, è stato strano perché è una racconta che si fa poco nella vita. Come arrivo su vedo il lupo che esce e io mi prendo un po' paura, anche lui se ne va via subito, scappa subito sulla cresta, 2 minuti non l'ho più visto. E mi metto a guardare in basso e vedo pezzi di alluminio un po' dappertutto, vedo anche delle piastrine blindate che servivano a proteggere i motori. Ho detto ma è qua l'apparecchio, è qua. Abbiamo subito saputo che era un apparecchio aliato dai motori, dei pezzi di motore che c'era. Poi c'erano tutti i continuatori dove si portavano le armi, c'era tanti pezzi che oggi non ci sono più, c'era delle placche di blindaggio, dei piloti, c'era delle train de roue. E infatti c'era tante munizioni, anche qualche pezzi di armi, solo che per noi questo non era interessante. Voleva dire che era una parallela, ma non voleva dire che era Miss Charlotte. Per noi quello che era importante è di trovare una piastrina, un numero di motore o altre cose per identificare, un pezzo di armi, un'infratrice pesante, perché noi avevamo il rapporto di perdita dell'apparecchio dove c'era tutto segnato e questi numeri che avevamo bisogno di trovare. A un certo punto uno dei nostri, si chiama Bernard, ha la fortuna di trovare vicino la neve che c'era, perché c'era tanta neve in questo periodo anche, che non era, come si chiama, i nevai. E c'era vicino a un nevaio c'era la Mi West. La Mi West è un giletto di salvamento che hanno sopra di loro le piloti, casomai arrivano a un problema sul mare, si mettono all'acqua, ci salva la vita perché è un certo di buono. E loro l'avevano tutti con la matricola, perché ognuno aveva la sua. E come vediamo il numero della matricola, prendiamo la nostra lista e vediamo che questo è la Mi West di John Mega, che era il comandante di bordo di Miss Charlotte. Per noi l'apparecchio era identificato. Abbiamo fatto le fotografie, abbiamo ritrovato purtroppo pezzi di uomini, abbiamo seppellito quelle che abbiamo trovati, abbiamo una roccia che c'era, abbiamo messo anche dei fiori che avevano mandato in America, erano fiori di plastica, una bandiera americana che avevamo messo e siamo andati indietro. Mesi dopo abbiamo ricevuto la richiesta di 2 persone che volevano andare sul posto dove era caduto il Charlotte, ma queste persone erano le sorelle di una persona che era dentro l'apparecchio. E noi abbiamo detto, possiamo portarvi, certo, non c'è mica problema portarvi, ma dovete venire qua in Europa e poi vi portiamo dove c'è l'apparecchio, perché tanto noi dobbiamo andare a mettere una lapide dove è caduto l'apparecchio. Solo che non sapevamo che queste qua erano 2 persone anziane. Noi non ci siamo accorti che loro erano molto più vecchi di noi. Adesso mi scappa più o meno l'età, ma avevano più di 70 anni per uno. Quando li abbiamo ricevuti, li abbiamo recuperati a Cuneo e li abbiamo
state, loro non avevano mai visto montagne alte così. E li abbiamo portati a Sestriere li abbiamo portato fino alla baita del contadino e poi gli abbiamo detto che qua non possiamo andare più avanti. Il vostro fratello è qua davanti su questa montagna, ma non vogliamo prendere il rischio, non abbiamo un dottore, non abbiamo nessuno per aiutare lì se ci capitasse qualcosa, perché la vostra età, il cuore, noi non sapevamo come dire che era troppo pericoloso per andare per loro, non hanno voluto sapere niente. A più di 70 anni sono saliti a piedi, a quasi 3000 metri di altitudine, con noi, e sono stati molto contenti di vedere dove c'era il loro fratello. E hanno detto questo posto è bellissimo. Il nostro fratello facevamo tanti fastidi di sapere dove era. Adesso sappiamo che rimane qua nelle Alpi, un posto bello. Siamo finalmente contenti. Queste sono le due sorelle che parlavo prima, che erano le sorelle di Ernest Rollin. Questo è Philippe Castellano, che è il presidente dell'associazione. Qua siamo sul luogo dove sono salite le due sorelle che non volevamo che andavano. E questo qua è il marito di una di questa qua che si chiama Donald, che infatti lui è stato un po' male perché era troppo alto per lui, che lui arrivava dall'Iowa, non aveva mai visto montagna, anche loro due. E questa è la zona dove è caduto Miss Charlotte, dove c'è il fratello che adesso si riposa per l'eternità. Nel 2014 abbiamo quindi deciso di far celebrare una messa da Don Paolo Molteni. Abbiamo richiesto l'intervento della Brigata Alpina Taurinense per poter rendere gli onori militari ai 9 caduti e abbiamo anche invitato il professor Gianni Oliva a raccontare quello che erano i fatti storici in quell'epoca in cui appunto è caduto l'aereo, quindi di quel settembre del 1944, contestualizzandolo in quella zona. Quindi il professor Oliva ci ha raccontato proprio cosa accadeva nelle formazioni partigiane e nelle formazioni nazifasciste nell'Alta Val di Susa, in particolare nella Valle Argentera, mentre questo aereo precipitava al Gramiolo. Nel 2015 abbiamo fatto un passo in più, abbiamo deciso di costruire un cippo, un monumento, proprio nel luogo in cui è avvenuto lo schianto. E quindi con il sindaco Maurizio Beria e con altri volontari di Sauce di Cesana abbiamo portato su cemento, pietre, per costruire nel luogo esatto questo monumento. E poi sul monumento abbiamo apposto una targa sulla quale ci sono i 9 nomi degli avieri e questo proprio come segno e come simbolo e come ricordo di quello che è successo in quell'estate del 1944. Il terzo passaggio è stato quello di pensare di costruire una scultura che potesse rappresentare il sacrificio dei 9 avieri. E per far questo, da un lato, ho contattato i ragazzi dell'International School of Turin, meglio conosciuta come scuola americana e miglior contatto possibile tra il nostro territorio e gli Stati Uniti, e dall'altro il professor Mondazzi, docente e scultore dell'Accademia Albertina di Belle Arti, che ha preso per mano questi ragazzi nel disegnare prima e realizzare poi la scultura. La scultura è stata realizzata in un primo momento in cartone e cera e poi è stata fusa in alluminio che è lo stesso materiale di Miss Charlotte. La forma è cilindrica per ricordare i tubi dentro i quali c'erano gli aiuti che gli americani paracadutavano alle formazioni partigiane e sulla scultura, su questo cilindro, ci sono 9 vuoti che rappresentano le vite dei 9 avieri americani, le 9 vite perse dei 9 avieri americani, vuoto che hanno lasciato nei loro cari, nelle loro famiglie, nei loro affetti. La scultura avrebbe dovuto essere posata nel settembre del 2016, in occasione della terza cerimonia. Il professor Mondazzi molto rapidamente e sinteticamente ci racconterà come è stata realizzata, di che materiale è stato realizzato, quali sono stati i principi che l'hanno ideato. E che le figure di questi 9 ragazzi non è stato possibile perché il giorno della cerimonia è arrivata la prima neve, quindi non è stato possibile salire in quota per posarla.
È stata poi posata successivamente nel mese di dicembre con una piccola cerimonia fatta in vetta con il sindaco di Sauce di Cesana, Maurizio Beria, e pochi altri che sono venuti su.